Ciao ragazzi e bentornati nel mio canale. Eccoci qua oggi con la continuazione del video precedente dove abbiamo visto i primi 3 tips del barba. Abbiamo parlato delle dosi, delle farine e delle tempistiche di lievitazione e dell'idratazione. Quindi siamo qua oggi per i successivi 3 tips, il quarto, il quinto e il sesto. Andiamo e procediamo subito. Il quarto tips riguarda il peso dei panetti, perché, lo noto veramente tantissimo nei gruppi di Facebook o comunque dei gruppi, dove, spesso si ha timore di far domande, ci sono un po' di gare di celodurismo, si dice a Brescia, nel senso che, se non si fa la pizza almeno, di 33 centimetri di diametro si è degli sfigati e tutte queste cose qua. Per quanto riguarda, i fornetti soprattutto del Ariete e del Ferrari, il consiglio è, panetti di un peso tra i 220 e i 240 grammi al massimo, perché si riesce a fare una pizza di una dimensione corretta, che secondo il mio parere è 27, 28 centimetri di diametro. Perché quindi vi consiglio panetti di questo peso, 230, 240 grammi e diametro 27, 28 centimetri? Per svariati motivi. Anzitutto faremo una pizza un po' più piccola per le prime volte, ma non rischieremo di bucarla nella stesura. Quindi la terremo un po' più contenuta e adeguata alle misure dei fornetti. Secondo vantaggio, una pizza dal diametro un po' più piccolo e meno pesante è nettamente più gestibile nella fase di, caricamento sulla pala, adesso vedete anche le immagini che vi farò scorrere a fianco, e nelle fasi di infornata. Perché capita spesso che, naturalmente più la pizza è grande, più c'è il peso degli ingredienti e più è difficile da infornare se non si è esperti e se comunque non si ha la manualità e si è un po' alle prime armi. Quindi quarto tips riguarda peso e diametro: peso 230, 240 grammi, diametro 27, 28 centimetri, e vedrete che anche qua ridurrete nettamente gli errori. Per aumentare sia peso che diametro c'è sempre tempo, non appena si ha un attimo preso la mano con quello che stiamo facendo. Questo era il quarto tips. Il quinto tips del barba riguarda la magia della semola. Eccola qui ragazzi, la santa semola. Mi ero immaginato di fare un video in cui un po' così con la musica del Barbiere di Siviglia, semola qua, semola giù, però alla fine avrei sporcato tutta baita, quindi ho evitato. Però la semola è basilare ed è la nostra grande alleata nella fase di stesura e di infornata. Questo perché? Perché se noi non utilizziamo la semola rimacinata, la pizza si attaccherà anzitutto al piano di lavoro nel momento della stesura del panetto, si attaccherà alla pala perché, l'impasto è umido, quindi si attaccherà alla pala e quindi quando andiamo a infornare non scivolerà giù dalla pala, che sia essa di alluminio o di legno, e rischiamo di cappottare la pizza, che si strappi, i disastri più comuni. Quindi il mio consiglio è, ragazzi, santa semola come se piovesse. Quindi, allora, nella fase di stesura, vedete i video che vi mostro qua al mio fianco, non mi ricordo se li metto a sinistra o a destra, non me lo ricordo. Comunque, vedete i video? Allora, in stesura potete metterla in un piatto, ci mettete il panetto, cominciate un po' ad allargarlo e poi infarinate bene il piano di lavoro e allargherete la pizza sul piano di lavoro con i metodi che abbiamo già visto, nei video. Non è finita qua, prenderemo poi la semola quando abbiamo steso la pizza e l'abbiamo già condita, daremo una bella infarinata alla pala e caricheremo la pizza sulla pala e andremo ad infornare. Sì, magari le prime volte la semola si brucerà un po' nel fornetto, farà un po' di fumo, perché non siamo stati bravi a togliere bene la semola in eccesso dalla pizza, però non è un grosso problema, si migliora, ma utilizzando bene la semola come se piovesse, ragazzi, eviteremo i disastri più grossi. Alla fine, tra il cappottare la pizza o strapparla o quant'altro in fase di stesura o in fase di infornata, va bene, farà un po' di fumo la semola bruciata, ma credo che sia il minimo, no? Che ne pensate? Siete concordi? Boh, fatemi sapere. Sesto tips del barba, sesto barbas tips, riguarda la stesura della pizza e il mantenimento del cornicione. Sono convinto che tutti, quelli alle prime armi, almeno per me è stato così, ma sono convinto che buona parte provi questa sensazione o questo desiderio, tutti vorranno un po' il cornicione,
un po' alto, un po' alveolato e quant'altro. Quindi il consiglio è: nella stesura è importante, l'abbiamo già visto nei video delle ricette che ho fatto, ma come diceva il mio vecchio professore di latino al liceo: "Uè barba, ripetita iuvant", cioè se ripetiamo ti giova va, che non mi sembri molto attento. Quindi direi che la cosa basilare è il nostro panetto, lo andiamo bene ad allargare dal centro senza schiacciare il cornicione, perché non dobbiamo schiacciarlo, se lo schiacciamo non si gonfia bene. Quindi andremo bene a stendere la pizza, comunque c'ho le immagini a supporto. A questo punto faremo, come più ci aggrada, l'allargamento della pizza con la mossa dei pugni o la allarghiamo sul banco di lavoro e a questo punto un po' la Fantozzi per una perfetta stesura della pizza, prendere la semola, mettere il panetto, schiacciarlo dall'interno senza toccare il cornicione, fare la mossa dei pugni, mettere la semola sulla pala, caricare la pizza e infornare, okay? Quindi sono sicuro che con questo accorgimento, non toccarlo, allargare dall'interno, noi avremo un bel cornicione alveolato come quelli che tanto desideriamo e agogniamo. Ragazzi grazie, questo è il secondo video dei tip del Barba. Nei prossimi giorni esce l'ultimo video con gli ultimi 4 tips, quindi non mancate di iscrivervi al canale, ditelo ai vostri amici e amiche e iscrivetevi e alla prossima.